Benvenuti nel podcast di Couturiers Atelier in viaggio verso il tuo abito da sposa, dedicato a tutte le future spose che desiderano scoprire preziosi consigli, suggerimenti e fonti di ispirazione. Parleremo di uno degli aspetti più emozionanti nella pianificazione del tuo matrimonio, la scelta dell'abito da sposa. Attraverso questo appuntamento settimanale voglio darti alcuni strumenti utili per acquisire più consapevolezza e conoscenza nella ricerca dell'abito perfetto per te. Benvenuta, sono Loriana Conte, designer sarta e fondatrice con Christine Pizzuto di Couturiers Atelier. Da più di 20 anni guidiamo ogni futura sposa che abbiamo il privilegio di seguire nella meravigliosa occasione di raccontare se stessa con un abito da sposa su misura e personalizzato, attraverso un'esperienza sartoriale autentica. Il nostro atelier e sartoria si trovano nel cuore di Milano, nella tranquilla via Francesco Hayez, un luogo che abbiamo concepito come uno spazio intimo e accogliente. Ogni sposa che arriva per il suo appuntamento sa che l'atelier sarà tutto per lei. E ora diamo il via a questa nuova puntata. Benvenuta in questa prima puntata. Ti confesso che sono piuttosto emozionata ma anche molto contenta, devo dire, di avere questo nuovo spazio di informazione per le spose. Ti suggerisco di prenderti una bella tisana o la tua bevanda preferita, metterti comoda, ne varrà la pena. Ho riflettuto molto su come impostare questo podcast e mi sono chiesta come posso essere utile a tutte quelle future spose che sono proprio all'inizio della ricerca dell'abito, come posso aiutarle per avere più consapevolezza, più informazioni utili. Quindi ho messo a punto tanti contenuti utili che condividerò nelle prossime settimane con consigli, suggerimenti e anche alcune nozioni pratiche, perché poi alla fine abbiamo bisogno anche proprio in pratica di sapere quello che dobbiamo fare per partire con il piede giusto. Quindi tutto questo proprio pensato per chi è proprio all'inizio della ricerca, sia dell'atelier che dell'abito. Dato che non ci conosciamo, ho pensato che in questa prima fase, in questa prima puntata soprattutto, ti parlerò un po' di noi e di quello che è un po' la nostra filosofia e l'esperienza che offriamo ad ogni futura sposa che arriva nel nostro atelier. Penso che questo possa essere già una conoscenza utile per te, per orientarti nel mondo degli abiti da sposa, ma anche come traccia semplicemente da seguire rispetto a tutto quello che tu potresti desiderare come percorso. Inizio quindi col dirti che ogni esperienza nel nostro atelier è personalizzata e su misura, proprio come l'abito che andremo a realizzare per ogni futura sposa. Ma ci sono alcune considerazioni e step che sono proprio le basi della nostra filosofia e che potresti volendo fare tuoi e con queste nozioni andare verso la ricerca dell'abito da sposa con più tranquillità. Inizio allora col darti un po' quello che è un po' il motto mio e di Christine, che è sempre stata un po' un punto di partenza, ma come dire, un punto di riferimento, ecco, per tutte le nostre spose. Noi diciamo sempre e siamo convinte di questo, che la scelta e la scoperta dell'abito da sposa non può prescindere da un percorso che sia già di per sé memorabile. Perché scegliere un atelier sartoriale alla fine non significa solo scegliere l'abito, che sicuramente è una cosa importantissima, ma significa proprio vivere una vera e propria esperienza. Infatti ci piace molto utilizzare in questo senso la metafora del viaggio, perché la scoperta dell'abito da sposa e tutto il processo nei vari step sartoriali è proprio come un viaggio. È un viaggio da fare insieme, partendo dalla tua storia, i tuoi valori e i tuoi desideri. E anche se la meta, quindi il giorno del matrimonio, è l'apoteosi di un momento straordinario, noi diciamo sempre: goditi però anche il percorso, perché comunque sono diversi mesi che girano intorno a questo giorno e che devono essere altrettanto significativi, altrettanto belli per come la vediamo noi.
e soprattutto senza troppe ansie o preoccupazioni. A proposito di questo, non hai idea di quante spose a cui abbiamo realizzato l'abito dopo il matrimonio ci hanno detto: "È stato un sogno, vorrei ricominciare tutto da capo." È proprio questa è proprio la frase classica. E un'altra frase che ci dicono sempre, che a noi poi, riempie il cuore di gioia, ma è proprio anche la cosa più importante per noi: "Non ho mai dovuto preoccuparmi dell'abito da sposa." Ecco, questo penso che sia il complimento per noi più bello. Ed è per questo infatti che nel nostro atelier amiamo prenderci tutto il tempo per accompagnare ogni futura sposa in un percorso esclusivo, svincolato dalle mode del momento, ma più incentrato nelle sue esigenze, in fatto di vestibilità, modelli e tessuti che valorizzano di più la sposa, ma non solo, che vestono anche la sua personalità, non solo il suo fisico. Quel percorso che rende l'abito poi davvero tuo. Quindi, a proposito di viaggio, come ha inizio questo viaggio? Ovviamente con un primo incontro, che può essere una video call, può essere un incontro in atelier conoscitivo. Trovo questo momento davvero fondamentale proprio per la sposa. Infatti puoi confrontarti, esprimere i tuoi desideri, dubbi, incertezze, e sappiamo bene che ce ne possono essere molte. Quindi tutto ciò ha inizio con una prima conversazione, dove scopriamo insieme a te, ad esempio, come desideri sentirti quel giorno, col tuo abito da sposa, cosa vuoi esprimere, quello che vuoi esprimere, e iniziamo a capire anche il contesto del tuo matrimonio, ad esempio il tipo di cerimonia, se è una cerimonia religiosa, se è una cerimonia civile o simbolica, il luogo del ricevimento, le dimensioni della location dove si svolgerà appunto il ricevimento, l'orario e tanti altri anche piccoli elementi, che a cui magari, si potrebbe anche non pensare relativamente all'abito da sposa, però, io trovo che, in questo momento ogni dettaglio conta, perché comunque, è anche un momento per conoscerci e anche per entrare in sintonia. Perché ricordiamoci sempre che se non c'è sintonia tra chi, ama, desidera un abito da sposa, su misura, personalizzato, e chi lo realizza, ecco, se manca proprio questa base, credo che non si possa neanche poi continuare ovviamente il discorso, non si possa continuare il percorso. È proprio fondamentale questa cosa. Quindi l'ascolto è proprio una fase davvero molto importante, capire infatti quelli che sono i tuoi desideri, i tuoi valori, le tue preferenze e molto altro, sarà proprio come una guida per noi, e per tutti gli step che seguiranno. Non solo, in questa fase poi è molto importante esprimere anche eventuali timori, dubbi, incertezze, che sono sentimenti del tutto naturali quando si affronta una scelta di questo tipo. Sono molte le domande infatti che possono affollare la mente in questo momento, vero? È un'ottima cosa affrontarle insieme, quindi in questa fase di confronto, ma anche proprio nelle varie fasi del percorso, perché spesso mi rendo conto che, senza le informazioni giuste, è un momento che alcune spose vivono con ansia, ed è un peccato secondo me. Quindi in questo frangente cerco sempre di capire anche il carattere della sposa, perché l'abito dovrà essere comunque un'estensione di te stessa. Io penso che debba raccontarti l'abito ti debba raccontare, debba parlare di te e dei dettagli che ami, ma tutto questo proprio per farti sentire a tuo agio, farti sentire bene, quindi questo è fondamentale. Successivamente poi, dato che amiamo molto far entrare la sposa sempre di più nel processo sartoriale, questa è una cosa proprio che a noi proprio piace, insomma, e che è anche una cosa che chi la vive la apprezza moltissimo. Quindi grazie ai nostri book provenienti dalla sartoria, che sono praticamente un po' come delle guide, guardiamo insieme figurini, foto, tessuti e inizio, grazie anche ad un'analisi della figura che vado a fare proprio alla futura sposa, cosa che in realtà poi io inizio a fare proprio appena la incontro,
E quindi anche con questo dato inizio ad indicare le linee che potrebbero valorizzarla di più, i colori che la illuminano, i dettagli che possono essere i suoi complici, magari quando vogliamo ottenere un certo effetto. Il nostro primo incontro infatti alla fine non è semplicemente un appuntamento, ma è proprio una vera e propria consulenza, ecco. E poi come dice sempre anche Christine, scoprire l'abito giusto è come scoprire una parte di te stessa, quindi ti devi sentire a tuo agio, valorizzata e bellissima. A questo punto, in base alla nostra prima conversazione, seleziono poi, per la sposa abiti, accessori dalle nostre collezioni, ma anche tessuti, materiali, perché ogni esperienza, come dicevo prima, è unica, quindi non si può generalizzare, cioè ogni esperienza è veramente proprio unica, esclusiva per la sposa che la sta vivendo. Quindi, nel nostro atelier diciamo che potresti innamorarti sia di un abito delle nostre collezioni, così com'è, ma potresti anche avere il desiderio di poterlo personalizzare. Non c'è mai un percorso uguale ad un altro, come dicevo prima. E quindi, in questo momento arriva diciamo il bello, quello che tutte le spose attendono sempre con entusiasmo e non vedono l'ora, quindi la vera e propria prova degli abiti. La prova degli abiti di campionario delle nostre collezioni. Ora sicuramente so che tra di voi ci sarà sicuramente qualcuna che penserà: "Ma cosa sono questi abiti di campionario?" Te lo spiego subito. Praticamente sono degli abiti che non sono destinati alla vendita. Sono abiti realizzati come fonti di ispirazione e puoi averne un'idea anche visitando il nostro sito, che vengono utilizzati proprio esclusivamente per le prove e quando arrivano le spose per i loro appuntamenti, per la scelta dell'abito, si provano questi abiti di campionario. Perché poi l'abito che andremo a fare alla sposa sarà proprio nuovo e sulle sue misure. Quindi gli abiti di campionario delle nostre collezioni e gli accessori, oltre che ispirarti, hanno proprio la funzione di farti capire l'effetto che può darti un tessuto, come può valorizzarti un taglio o quel dettaglio a cui non avevi proprio pensato. Tra questi potrebbe già esserci l'abito giusto, oppure potrebbe esserci l'abito che andremo a personalizzare in base alle tue esigenze, ma anche in base a desideri che potrebbero coglierti durante la prova o anche su nostro suggerimento. Guarda, non sai quante volte durante un primo appuntamento percepisco un desiderio, noto quel dettaglio che modificato risulta perfetto per la sposa e ovviamente qui che entra in gioco anche la mia anima da designer e sarta e ovviamente sempre che abbia un senso perché comunque tutto deve essere in armonia. A questo punto mi fa piacere toccare un tema che sta molto a cuore ad alcune future spose, quindi il timore di cominciare un percorso sartoriale per il loro abito da sposa perché pensano di non poter vedere l'abito come verrà. Cioè, dico pensano: "Se non lo vedo prima come faccio a sapere che mi piace?" Ecco, è un diciamo un falso mito questo, nel senso che proprio questi campionari ci vengono in aiuto e laddove non ci fosse un campionario, perché magari la sposa ha in mente una sua idea, ha delle idee che magari vuole mettere insieme e quindi noi la seguiamo anche in questo. Ecco, anche in questo caso i campionari servono perché comunque se nella mente della sposa c'è l'idea di un abito morbido, scivolato, ti faccio già provare un abito di quel tipo in modo che tu possa capire se effettivamente un tessuto di quel tipo è nelle tue corde. Ovviamente poi per questo tipo di, percorso si fa anche proprio una teletta di prova, c'è tutto, un protocollo che ovviamente è a sé. In questa fase quindi andrai a provare diversi modelli e di solito insomma via via si affina sempre di più la scelta e come per magia, ti ritroverai con un modello che ti rappresenta, che ti dà gioia, serenità e sicurezza, perché l'abito giusto dà proprio questa sensazione, oltre a farti sentire bellissima. Ed ecco che qui arriva il primo un primo consiglio di cui far tesoro, quindi mantieni sempre una mentalità aperta mentre provi gli abiti di campionario, prova anche stili diversi, valutandoli singolarmente, considerando anche l'aspetto generale e soprattutto come ti fanno sentire.
E qui ragazzi siamo solo all'inizio, quindi perché insomma dopo la scoperta dell'abito comunque le emozioni non sono finite. Ti aspetta un percorso sartoriale autentico, dove quel modello che avevi provato, quel modello campione e scelto diventerà il tuo. Ma come diventerà il tuo? Andremo infatti a realizzarne uno nuovo, totalmente nuovo, sulle tue misure, sulle tue proporzioni. Perché dico percorso sartoriale autentico? Perché non parliamo di un abito che verrà realizzato in una taglia simile alla tua e poi modificato, ma parliamo proprio di un abito costruito per te e su di te. A questo punto andremo a fissare i successivi appuntamenti per le prove di sartoria. In genere, considera che sono 3, poi se ne serve qualcuna in più non siamo certo lì a dire di no ovviamente, nel senso che noi facciamo tutte quelle che sono necessarie, ma di solito 3 prove sono sufficienti. A questo punto, con tutte le informazioni e le tue misure, andremo a cominciare l'opera che diventerà il tuo abito da sposa. Quindi ordineremo i tessuti, grazie anche alle nostre migliori setterie di Como e case francesi. Qui mi piace anche sempre specificare che una scelta sartoriale è anche una scelta sostenibile, parola molto, molto di moda, molto attuale in questo momento. Ma, perché dico questo? Perché comunque, scegliere un abito sartoriale significa anche avere la possibilità di tracciamento di tutta la filiera produttiva e quindi un abito sartoriale ha comunque come valore intrinseco anche un discorso di trasparenza, di sostenibilità, che tutto sommato ha sempre fatto parte di questo mondo. Questi valori hanno sempre fatto parte di questo mondo che adesso appunto ha messo molto più in risalto questi termini, però ecco le realtà artigianali lo sono da sempre. Quindi per tornare a noi andremo a realizzare un cartamodello fatto apposta per te, nella nostra sartoria e poi, qui voglio anche tornare al discorso che facevo prima di chi magari avrebbe il desiderio di avere un abito di cui ha qualche idea ma non esiste nella realtà e quindi ha necessità di concretizzarlo magari con persone competenti e di grande esperienza che possano tradurlo in realtà. Ecco, anche questo è un percorso che puoi comunque seguire con noi e che merita sicuramente una puntata a sé, una puntata a parte del podcast. Ora che siamo verso la fine di questa puntata, voglio darti ancora un altro consiglio, soprattutto se anche tu ti ritrovi all'inizio della ricerca dell'atelier per il tuo abito da sposa e il consiglio migliore che posso darti è questo: inizia dai tuoi valori e ti invito a fare anche un piccolo esercizio che ti sarà utilissimo. Proprio prendi carta e penna e stila una lista di valori che sono fondamentali per te e quello che vuoi esprimere con il tuo abito da sposa e di conseguenza quello che il tuo atelier ideale dovrebbe rispecchiare. Ti faccio anche qualche esempio direttamente da alcune spose che abbiamo avuto il piacere di seguire in atelier. Ad esempio, per Giulia era fondamentale che il suo abito fosse realizzato in un atelier italiano e che fosse realizzato su misura. A Martina invece piaceva l'idea di una realtà locale, artigianale, e per lei era fondamentale conoscere e confrontarsi con la persona che avrebbe cucito su di lei, in sintonia con lei, il suo abito da sposa. Oppure Rosalba, che desiderava assolutamente che il suo abito da sposa fosse sartoriale e realizzato con tessuti di qualità. Ilenia invece voleva indossare un abito da sposa con carattere e che avesse quel dettaglio unico che la faceva distinguere. Invece Francesca era assolutamente convinta, di voler indossare un abito che non fosse prodotto in serie. Ovviamente puoi trovare queste altre esperienze delle nostre spose nel nostro sito. Se vai nella sezione Real Bride o nella sezione recensioni troverai già tutte queste esperienze, potrai anche farti un'idea. Ma ora prova tu a fare una lista in base ai tuoi valori, che potrebbero essere anche diversi, ma ti seguiranno proprio come una bussola e non potranno che aiutarti a trovare l'atelier giusto per te. Bene, hai già preso carta e penna?
Allora, siamo giunte quindi alla fine di questa prima puntata. Grazie per avermi seguito fino alla fine, spero davvero che possa esserti stata utile. Se ritieni questo episodio interessante, ti invito a condividerlo e ti ricordo di iscriverti al podcast per non perdere tutte le puntate che seguiranno. Se hai delle domande puoi inviarmi un'email a info@culturaiez.com. Se vuoi mandarmi un saluto mi trovi anche su Instagram come Loriana Conte. E inoltre, se vuoi essere una sposa super organizzata, ti invito a scaricare gratuitamente dal nostro sito il mio matrimonio su misura, il planner digitale Culturaiez che unisce la tradizionale agenda per la sposa a ispirazioni e consigli per racchiudere diario e guida in un'unica e pratica soluzione. Nel frattempo ti auguro un viaggio memorabile verso il tuo abito da sposa.